Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Ricostruzione per quanto riguarda la situazione Osimhen. Siamo stati ieri in live e ringrazio tutti coloro che sono stati in live con noi fino a mezzanotte inoltrata, a fine calciomercato, sperando fino all'ultimo di riuscire a piazzare Osimhen. Non è stato possibile, ma per come si è girato il Napoli io la vedo più una ciliegina sulla torta. È un finale scoppiettante di un calciomercato economicamente sicuramente dispendioso, ma a livello tecnico hai portato a Napoli calciatori di assoluto valore, alzando nella maniera più assoluta il livello della rosa. Ma ci arriviamo e ricostruiamo un attimo la situazione. C'è la probabile formazione di stasera contro il Parma. Avviso ai naviganti: dopo la partita, nell'immediato andremo live per analizzare tutto ciò che è stato il risultato acquisito, live post partita 22:45, al massimo le 23, dipende poi dai minuti di recupero durante il match. La live è già settata sul canale, potete andare lì, un like in preventivo che fa sempre piacere al sottoscritto, potete salvare il link, condividerlo, potete fare tutto ciò che volete. Per chi passa ovviamente per la prima volta sotto questo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto in maniera cronologica. Cosa è successo ieri sera con Victor Osimhen? Perché poi se ne sono dette di tutti i colori, ma stamattina la situazione è un po' più chiara. Mi rifaccio alla ricostruzione che ha fatto il Corriere dello Sport ed è questa qui. Ciò a cui ieri ha assistito il mondo del calciomercato mondiale forse si vede soltanto alle aste di Fantamercato. Scrive quest'oggi il Corriere dello Sport ripercorrendo l'ultimo giorno di mercato per Victor Osimhen tra Al-Ahly e Chelsea. Con l'approdo in arabo saltato si legge per una differenza di 5 milioni, quindi ci sta questa differenza di 5 milioni, ma non è tra 80, 85, 85 o 90. 70 milioni la domanda del Napoli, che poi è la stessa offerta presentata dallo stesso Chelsea, ma ci arriviamo, e dal Paris Saint-Germain in tempi non sospetti. L'offerta però era di 65 milioni e giurano che sia così. Il quotidiano sottolinea che è un affare di tale portata, con uno stipendio al giocatore compreso da 30 e 40 milioni per 4 anni, una clausola di 50 milioni per tornare in Europa, sia saltata per 5 milioni. Incredibile ma vero. Col Chelsea invece non c'erano problemi ad arrivare ai 70 milioni, 10 milioni di prestito oneroso e 60 di riscatto, ma è stato Osimhen a non trovare la quadra sull'ingaggio. Il Chelsea ha offerto però 6 milioni e non 4, che ieri sera si parlava di 4, il Chelsea è arrivato fino a 6 milioni e Osimhen non ha accettato, differenza ovviamente con il salario che percepisce a Napoli, ma noi lo sapevamo che non si abbassava l'ingaggio di nessuna maniera. Il signor Victor Osimhen, assistito dal dottor Calenda. Il presidente De Laurentiis ha voluto mettere forse i puntini sulle i anche per quanto riguarda il futuro, accostarsi al Napoli, trattare col Napoli con la massima serietà, e se diciamo mettiamo tutto sulla bilancia e facciamo un passo indietro quando è stato rinnovato il contratto ad Osimhen, cosa che per me resta così, ma è una mia considerazione e non ho niente di, diciamo, di ricercato e non c'è niente a riguardo. Il presidente quando firma i contratti, che siano di rinnovo, che sia diciamo un contratto di un nuovo calciatore, conta molto sull'uomo che sta firmando, appunto, e sta ponendo la firma su quel pezzo di carta. Se in quel di dicembre, gennaio, quando c'è stato il rinnovo di Victor Osimhen, il signor Calenda aveva dato garanzie quasi al 100% dell'eventuale cessione del calciatore, e allora ecco che poi quando vi siete messi di traverso, il presidente, facendo assolutamente economicamente i suoi conti, perché il Napoli non ha preso questa decisione per quanto riguarda Osimhen senza guardarsi le tasche. Toglietevelo assolutamente dalla testa, perché economicamente il Napoli sarà comunque, diciamo, non voglio dire in pari, ma sarà comunque gestito
come si deve, senza accappottarsi, tra virgolette, come si legge dappertutto. È stato un mercato dispendioso assolutamente a livello economico, non lo metto in dubbio, ma in rosa hai ancora il calciatore da poter vendere e non solo, quindi si può rientrare in diversi modi, non steccando, però l'obiettivo Champions, questa è l'unica cosa che non deve succedere, quindi si è messo in riga a livello tecnico per dare quantomeno la squadra a Conte per potersi giocare il posizionamento tra le prime 4. Non sto parlando di scudetto, non ne voglio parlare, vedremo come andrà il campionato. Noi abbiamo l'obiettivo di arrivare in Champions, in primis dal punto di vista economico e poi diciamo anche dal punto di vista di una gratificazione personale di noi tifosi e anche dei calciatori in campo dopo ciò che abbiamo vissuto con 3 allenatori diversi e tutta la situazione diciamo che abbiamo analizzato in lungo e in largo nell'anno che abbiamo appena trascorso. Detto questo, io sto assolutamente con il presidente, perché dobbiamo smetterla di fare i capricci e presentarsi sopra da una società a firmare eventuali rinnovi e il Napoli avalla poi praticamente tutto. Non è che il Napoli manda via senza voler sapere niente, non rinnova perché è intransigente su qualsiasi cosa gli viene chiesta. Non dimentichiamo che il presidente prima di Osimhen ha rifiutato tanti e tanti soldi per Koulibaly, per offerte non congrue a ciò che voleva e non solo. E quindi i ricatti li andate a fare da qualche altra parte. Arriviamo a questa scelta perché? Arriviamo secondo me a questa scelta perché al presidente gli hanno rotto le scatole. Gli hanno rotto le scatole diciamo durante tutto il periodo. Non si è accordati con questo, non si è accordati con quell'altro, l'offerta non arriva. Calenda in silenzio per tutto il calciomercato al di là del Paris Saint-Germain e quindi tornando indietro, se c'è stata un'eventuale chiacchiera garanzia, tra virgolette, tra le parti per la vendita dello stesso calciatore, ecco che poi arrivi al 30 di agosto e non hai portato l'offerta congrua, io mi giro di spalle e ti metto in tribuna, perché questo è quello che succederà. Poi la palla adesso passa sicuramente ad ADL, a Conte, nel caso dovesse succedere questa cosa di reintegrare e tenerlo in panchina, ma non credo che siamo a questo punto, anche perché un paio di settimane fa si leggeva che questa situazione Osimhen stava dando fastidio e non poco allo spogliatoio, dove tutti i calciatori sono sulla stessa linea e Victor si è tagliato fuori da solo, l'ha tagliato fuori il Napoli. Io credo che ci sia un concorso di colpe, ma è più Victor che diciamo ovviamente messo in condizioni mentali di credere che poi valga 10-11 milioni all'anno dallo stesso procuratore che ha fatto in questo caso il male del suo assistito. Credo che si sia tirato un tantino fuori senza andare a ricostruire tutte le magagne e le situazioni che abbiamo vissuto, la bacheca del Napoli, le foto tolte da Instagram, TikTok, la discoteca, il tifoso, la lite con Finiti e l'esonero dello stesso allenatore della Nigeria, ne ha fatte di tutti i colori e il Napoli è sempre stato lì a metterci la faccia e a spronare poi un tantino il suo calciatore. Arrivato a un certo punto, mettetevi pure nei panni di un presidente di una società, arrivato a un certo punto dico basta, mi hai rotto le scatole, adesso ti distruggo tra virgolette, perché si può parlare anche di distruzione nel caso non si trovi la squadra e va a finire in tribuna. Poi economicamente sarà lo stesso Napoli a dover mettere le pezze e non siamo noi a poter giudicare
come e cosa dovrà essere fatto per rientrare per quanto riguarda i conti societari. Io sono assolutamente con il presidente De Laurentiis. Fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente qui sotto nei commenti. E l'ultima considerazione per quanto riguarda la partita di stasera, a quanto si legge sarà lo stesso 11 di partenza che abbiamo visto contro il Bologna, quindi Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno a sinistra, ballottaggio Spinazzolo Olivera, perché bisogna vedere chi gioca sull'esterno dall'altra parte a sinistra, ballottaggio Spinazzolo Olivera, Loban, Chissà e Mazzocchi, qua Napolitano e Raspadori al centro dell'attacco. Però abbiamo comunque gli attaccanti in panchina e quindi diciamo siamo un tantino più forniti. Non credo che Lukaku venga schierato per un tempo intero, però probabilmente potrebbe esserci l'esordio già da subito al Maradona, ma vedremo poi come andrà a finire. Io non posso che elogiare, perché di elogio si deve parlare, cari ragazzi. Io vedo ancora considerazioni e commenti contrastanti che ci possono assolutamente stare, perché c'è tutta l'incognita del caso a livello economico, ma se ci siamo fidati economicamente del nostro presidente e del Napoli per 20 anni, dobbiamo solo continuare a farlo, perché sicuramente abbiamo in società una persona che non fa impresa per andarci a perdere, né tantomeno vuole cominciare adesso. Assolutamente no. Sempre Forza Napoli. Stasera ore 23 o giù di lì, 22:45, vi aspetto in live. Ciao.